Ben ritrovati a Filo Rossonero qui sul canale YouTube di Radio Rossonera insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Sì, buonasera, buonasera a tutti. Carlo, innanzitutto prima di iniziare volevo farti dedicare un pensiero al presidente Berlusconi che oggi è esattamente un anno che ci ha lasciato. Tu hai appena scritto un libro proprio su di lui. Volevo appunto iniziare con un tuo pensiero. Beh, indubbiamente sembra proprio un attimo fa quando ci ha lasciato il presidente Berlusconi, ma come dicono magari, forse con un filino di retorica, non ci ha mai lasciato, perché quando si ripercorre la sua vita, le sue visioni, i suoi sogni realizzati, beh, insomma, è un personaggio ancora molto vivo, Mediaset l'ha ricordato, molti si ispirano ancora a lui. Insomma, è un personaggio, una figura che diciamo, ha segnato la fine degli anni, la fine del secondo millennio e l'inizio del terzo millennio con tante vittorie a tutti i livelli. Ne aveva già vinto a livello di imprenditore edile, a livello di televisione, poi ha vinto con il Milan. La sua carriera a livello politico è inutile sottolinearla, quindi è sempre vederlo il sorriso, vedere l'eredità che ha lasciato. Poi è un'eredità fatta anche di oggetti, si va a Museo Milan, a Mondo Vabbè. Milan e si vede la sua eredità anche a livello di vittorie. E dovrebbe essere uno stimolo per tutti. Chiaro che non si può arrivare a dove è arrivato lui, però eh, studiandolo secondo me si può capire come si possa tentare di avvicinarlo, Mm. ma bisogna studiarlo e capire le cose belle che ha fatto. Carlo, torniamo all'attualità perché oggi parte la campagna abbonamenti per i vecchi abbonati e domani per la prima volta parlerà Zlatan Ibrahimovic a Milanello. Sì, allora per quello che riguarda gli abbonamenti, io personalmente il giorno dell'abbonamento, il giorno che mi vedono, quando andavo con mio padre, sottoscrivere l'abbonamento, per me è sempre stato un bel giorno, un giorno di gioia. Mi accompagnava mio padre, ricordo ancora il profumo di Palché del circolo di Piazza Sant'Alessandro a Milano, oppure quando andavamo in via Andegari, una era una vecchia sede, l'altro era il circolo del Milan. Una volta esistevano i soci, andavano al circolo del Milan, erano queste abitudini di una volta. E ricordo ancora, proprio staccava la tessera di cartone, metteva con la stilografica il numero, e per me è sempre stata una festa. Adesso rinnoverò anch'io, ho sempre un abbonamento, lo, lo compro, e per me è diciamo, una bella festa ancora. E quindi direi che l'inizio della campagna abbonamenti secondo me deve essere un giorno di festa. Infatti vedo tutti quelli che criticoni, e sì, vabbè, però io ci vado. Per quello che riguarda invece Zlatan Ibrahimovic, domani è un giorno importante perché capiremo tante cose, avremo risposte a tante domande e chiederemo, ed è il primo passo forse di Zlatan Ibrahimovic. Non è un caso che facciano parlare lui, vedremo chi ci sarà con lui. Ci sarà l'annuncio probabilmente di Paolo Fonseca e si parte con questo nuovo Milan 2024-2025, forse non solo nuovo nei nomi dei giocatori e dell'allenatore, ma magari anche capiremo qualcosa in più sul profilo societario. Carlo, vado all'argomento che in questo momento interessa di più i nostri ascoltatori, ovvero Joshua Zirkzee. Ieri è arrivata un po' questa notizia che Kia sarebbe tornato sui 15, ammesso che abbia mai abbassato le pretese, perché come ha detto Adriano Galliani è un osso duro. Io ti chiedo un po' com'è la situazione ad oggi. Ma io, sentendo un po' gli umori del Milan è sereno, a una certa cifra arriva, se no va a prendere delle alternative. Non è l'ultimo attaccante, l'ultimo centravanti della storia del calcio. Poi se la vedrà il procuratore e la gente con Zirkzee. Se sarà così bravo, io non credo che in Inghilterra gli dia nessuno 15 milioni per Zirkzee, che non ha mai messo piede fuori, non sa cos'è la Champions League. Secondo me 40 milioni, l'ingaggio di 4 e una commissione giusta, ma direi di 4-5 milioni, è quello che deve pagare il Milan. Se no andiamo
da altri giocatori, c'è Dovbyk, giusto che si chiami così, questo ucraino, e andiamo da altri giocatori. Sono molto sereno, non la considero se non viene, deve arrivarne uno bravo, non è che punto su, Sì. poi arriva Ghirassi con tutti i punti interrogativi, bisogna prenderne uno bravo, che non sappia di ripiego, ecco, cioè volevo quello, non viene quello, allora vado a prendere un altro, no, il Milan deve avere le idee chiare e trovare l'alternativa, ma 65 milioni per Zirkzee, sinceramente qualcuno può dire non li pago io, va bene non li pago io, ma mi sembrano esagerati. Ma tu, Carlo, credi che il Milan possa arrivare ad una cifra di commissioni un po' più alta del solito, della serie Non molto più alto. 8-10? Io ho letto, no, mai, ma no, 10 non se ne parla neanche. Ho letto 8, ma io devo vedere il Milan che tira fuori 8 milioni di commissione. Ho proprio, dato che ho delle conoscenze per cui quando ce n'erano 7-8 ne volevano pagare 3, Mm. quindi meno della metà, secondo me se arriva a 5-6 devo vedere il Milan che paghi 5-6-7 un giocatore, altrimenti avrebbe voluto tenere Çalhanoğlu, che sia tutti gli altri. Quindi giocatori importanti come lo può essere Zirkzee. Quindi non so, secondo me anche quando lo prenderemo cosa ha pagato il Milan di commissioni, secondo me non lo sapremo mai. Carlo, ti chiedo invece di Rabiot, è un nome che si è definitivamente raffreddato o ancora c'è qualche pensiero? No, chi parla col Milan gli dice di no e io non mi rassegno al fatto che il Milan non si renda conto che a 7 milioni e mezzo Rabiot è il più bel regalo della storia del calcio. 7 milioni e mezzo lo si compra a scatola chiusa, poi si vede dove gioca, come sta, chi è, ma un giocatore come un nazionale francese a 7 milioni, un titolare della nazionale, campione del mondo a 7 milioni e mezzo va preso fra un minuto, secondo me. Io temo Punto, anche stop. lì le commissioni, Carlo, visto la mamma No, che, insomma... che cioè, che la mamma, cioè, non so che commissioni, è lui che prende i 7 milioni e mezzo e allora, scusami, se le commissioni fossero 11, allora devi dargli l'ingaggio di 11, cioè non lo so, temi le commissioni, di commissioni di questo argomento non se ne è mai parlato, quindi non lo so, se ci sono altre commissioni, vediamo. Ma io ti dico che anche se gli do 2 milioni e mezzo di commissioni Te lo e vado a prendi. 10 milioni, non cambio idea sul fatto che 10 milioni Rabiot sia regalato. Sì, diciamo Certo, che è un giocatore che, cioè, ti darebbe quel qualcosa in più anche a livello di esperienza, no? Come avevamo detto. carissima esperienza, anche se devo correggermi, perché quando tu gli dai 7,5 vuol dire 15 lordo. Allora diciamo la stessa cosa, 15 lordo Rabiot mi sembra un bel regalo, perché è un giocatore che se guardiamo Transfermarkt, che dà il valore di 35, poi gli diamo 7 che sono altri 15, giusto perché 7 sono 15, è un giocatore che se tu lo compri a scadenza 26-27 ti costa 50 milioni, 35 più 15 lorde delle cose. Lo prendi a 15, beh, insomma, sembra un bel risparmio. Carlo, io ti saluto, ti ringrazio, ti do appuntamento a questo punto venerdì alle ore 16 con Pelle Rossonera. Questa volta proprio da studio. Ti ringrazio, un abbraccio. Da studio, ciao Carlo.